Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare dell'olandese volante? L'inquietante leggenda marinara sul famosissimo vascello fantasma? Che sia solamente un mito o una leggenda tramandata oralmente di voce in voce, pochi in realtà sanno che questa storia si basa su eventi realmente accaduti e su una nave realmente esistita capitanata da Hendrik van der Decken, che nel 1641 salpò da Amsterdam diretto a Giava. Purtroppo durante la traversata furono sorpresi da un uragano e il capitano, che non aveva nessuna intenzione di arrendersi a quella violenta tempesta, tentò in tutti i modi di far procedere la sua nave, nonostante la paura del suo equipaggio, che lo pregò in nome di Dio di tornare indietro. L'uomo arrogante e sprezzante del pericolo sembra che non osò sfidare solamente la forza della natura, ma si rivoltò anche contro Dio e i santi del paradiso, imprecando al cielo contro di loro. E dopo la visione di un angelo che lo esortava a mettere in salvo il suo equipaggio, il capitano sparò in direzione di quella visione celeste, condannando se stesso e tutti i suoi uomini ad una terribile sorte. Van der Decken giurò che sarebbe riuscito a doppiare il capo di Buona Speranza, governando la sua nave fino al giorno del giudizio, e così accadde, perché fu condannato a solcare i mari in eterno senza mai poter fare rientro a casa, e questo per espiare la colpa di aver sfidato l'Onnipotente e di aver mandato al macello tutti i suoi uomini. Ma ci sarebbe una seconda versione, più macabra, che parla di un patto stretto tra il capitano e Satana e di una clausola particolare che serviva per spezzare la maledizione che gravava su tutti loro. Molti credono che questa sia solamente una leggenda tramandata oralmente, ma c'è anche chi giura di aver avvistato l'olandese volante avvolto in una nebbia scura e circondato da una luce spettrale. E gli avvistamenti sarebbero stati davvero molti negli anni, l'ultimo nel 1939. Ma quello che secondo me attira di più l'attenzione e che forse pochi di voi conosceranno è quello di Re Giorgio V. Ma amici, prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo subito. Chi non ha mai sentito parlare della leggenda che circola sull'olandese volante? Il vascello fantasma, con vele spiegate fatte a brandelli e composto da un equipaggio dannato, morti viventi condannati a solcare i mari per sempre, che appare all'orizzonte di oceani in tempesta, che ha terrorizzato per centinaia di anni capitani e marinai. Ma saranno veramente solo chiacchiere tramandate di porto in porto? Ne abbiamo sentito parlare davvero molto e i riferimenti sono altrettanti e in diversi campi, tra cui la letteratura, citando nomi di spicco come Brian Jacques, Luis Sepulveda, nella musica, ricordando i Nomadi o Francesco Guccini, nei fumetti, in alcune storie di Zio Paperone o Paperino, nel magico universo Marvel, nei manga, citando One Piece, e poi nel cinema. Chi non ha mai visto la spettacolare interpretazione di Johnny Depp in Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi? L'olandese volante è la nave fantasma di David Jones, il signore dei mari, e il suo successore è Will Turner, e sono condannati in eterno a solcare i mari, traghettando le anime di coloro che hanno perso la vita proprio in mare e condannati a far porto solamente ogni 10 anni. In TV la possiamo trovare nei Simpson, in Supernatural, nel mio amatissimo SpongeBob. Ma c'è anche un riferimento nello sport. Lo sapevate che olandese volante è stato uno dei soprannomi dati a Marco van Basten? Per continuare troviamo riferimenti nell'arte e anche nei videogiochi, citando alcuni nomi come La maledizione di Monkey Island, Alone in the Dark e Pirati dei Caraibi. Ma andiamo a vedere le origini di questa storia. Secondo alcuni è solo una leggenda olandese tramandata di voce in voce, mentre secondo altri è stata generata dal melodramma di Edward Fitbol, The Flying Dutchman, e dal romanzo di Frederick Marryat, The Phantom Ship, ma la prima menzione l'abbiamo avuta nel libro di George Barrington del 1975, Voyage to the Botany Bay, che parla di una superstizione dei marinai di quell'epoca legata proprio a quel vascello fantasma. Chi sfortunatamente lo ha vista morirebbe tragicamente.
La storia è stata poi interpretata acquistando popolarità da Richard Wagner nell'opera L'Olandese volante del 1841 e dallo scrittore Washington Irvine con The Flying Dutchman on Tappan Zee del 1855. È stato anche citato brevemente nel romanzo di Edgar Allan Poe in Storia di Arthur Gordon Pym del 1838. Ma qual è la storia vera dietro questa leggenda? Secondo alcune fonti, nel XVII secolo, il capitano Hendrik van der Decken, noto per il suo coraggio e la sua tenacia, era solito solcare i mari tra i Paesi Bassi e l'Indonesia, ad una velocità talmente sorprendente da aver fatto guadagnare alla sua nave il nome di Olandese volante. Per l'incredibile velocità del suo vascello, però, qualcuno iniziò a sospettare che forse quell'uomo aveva stretto un patto con il demonio. Nel 1641 il capitano salpò da Amsterdam diretto a Giava per conto della Compagnia delle Indie. Per contratto doveva riportare in patria un carico di spezie e sete preziose. Ma Van der Decken aveva in mente un altro piano: acquistare merce per conto suo, senza dover dividere i guadagni con la compagnia per la quale lavorava. Il viaggio di andata fu abbastanza tranquillo, mentre quello di ritorno fu molto diverso. Van der Decken decise di prendere una rotta più veloce, attraversando il Capo di Buona Speranza, un tratto di costa a sud-ovest dell'Africa, perché voleva tornare a casa il prima possibile. Ma una notte, durante quella traversata, la nave fu investita da un uragano tropicale. L'uomo tentò con tutte le sue forze di governarla, ma senza riuscirci, e non aveva alcuna intenzione di indietreggiare di fronte a quella violenta tempesta, tra onde altissime che colpirono il vascello, fortissimi venti che squarciarono le vele, l'acqua che si riversò dentro la nave, lampi accecanti e il terrore dell'equipaggio che lo implorò, pregandolo di tornare indietro e proteggersi in una baia lì vicino. Tentò comunque di procedere ad ogni costo, sprezzante di ogni pericolo e di ogni preghiera. Si dice che anche un angelo si palesò ai suoi occhi, implorandolo di invertire la rotta e di salvare la vita dei suoi uomini. Ma anche lì fu irremovibile, soprattutto perché aveva imbarcato della merce preziosa che aveva intenzione di vendere nella Compagnia delle Indie, quindi aveva molta fretta di fare rientro in porto. A causa di quell'abilità, l'uomo si mise ad imprecare al cielo contro Dio e i santi del paradiso, sfidando non solo loro, ma anche quell'inarrestabile potenza della natura. Addirittura si dice che imbracciò un fucile e sparò a quella voce angelica che tentava di mettere in salvo sia lui che i suoi uomini, che gli si rivoltarono contro tentando un ammutinamento. Cercarono di prendere il controllo della nave, ma Van der Decken sparò al capo dei ribelli e lo gettò in mare. Arrogante e sprezzante del pericolo, riprese il controllo del timone, continuando a sussurrare che io possa essere dannato se andrò in quella baia, anche se dovessi girare qui fino al giorno del giudizio. Ormai era veramente in preda alla follia. C'è chi dice che era pazzo, chi invece sostiene che era solamente ubriaco. Sta di fatto che invocò Satana per stringere con lui un patto. Gli avrebbe donato la sua anima nel giorno del giudizio se grazie a lui fosse riuscito a superare il Capo di Buona Speranza. Secondo la leggenda, fu proprio il demonio ad incoraggiare il capitano a sfidare l'ira di Dio. E accettò, attirando su se stesso e su tutto il suo equipaggio, la condanna dell'Onnipotente. Lui e la sua nave di morti viventi avrebbero vagato per mare senza mai toccare terra fino al giorno del giudizio. La nave però, sotto la furia di quella tempesta, si spezzò in due e morirono tutti, condannati a solcare i mari in eterno su quel vascello fantasma. Solo il capitano restò in bilico tra la vita e la morte, nel corpo ancora umano, a capo di un equipaggio spettrale. Nel corso degli anni questa leggenda ha davvero terrorizzato i mari e nel corso del tempo gli avvistamenti sono stati davvero molti. Andiamo a vederli insieme. Il primo fu registrato nel libro di John MacDonald, Viaggi in varie parti dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa, dove parla di un tempo tempestoso e di alcuni marinai che avvistarono lo spettro dell'olandese volante in difficoltà
nel Capo di Buona Speranza e che non riuscì mai ad entrare in porto. Il secondo avvistamento è di George Barrington del 1795, dove racconta di aver sentito parlare di questa leggenda, ma di non averci mai creduto, fino a quando non venne a conoscenza di una storia davvero incredibile. Una notte una nave da guerra olandese in difficoltà al Capo di Buona Speranza, durante il turno di notte alcuni marinai avvistarono il vascello fantasma dell'olandese volante, in rotta verso di loro, avvolto in una nube scura, e che poi sparì così come era apparso appena il cielo si schiarì. Ricordiamoci che a quei tempi i racconti di questo tipo viaggiavano di bocca in bocca, ma l'avvistamento più noto e quello che mi ha incuriosito di più risale al principe Giorgio del Galles, che poi divenne re Giorgio V, il nonno della regina Elisabetta II. Proprio lui avvistò l'olandese volante durante il viaggio di 3 anni che fece con suo fratello il principe Alberto Vittorio nel 1880 a bordo della nave Inconstant. Poco prima dell'alba dell'11 luglio del 1881, il principe Giorgio alle 4 del mattino scrisse sul suo diario di questa apparizione. Una strana luce rossastra e un vascello in mezzo, tutto inondato di luce, si avvicinò alla prua di sinistra dove venne visto da altre 13 persone. Alle 10:45 il marinaio che l'aveva avvistato per primo cadde dall'albero di prua e morì. Un recente avvistamento risale al marzo del 1939 sulla spiaggia di Glencairn in Sudafrica. Una testata giornalistica riportò la notizia che una dozzina di bagnanti aveva avvistato l'olandese volante. Un veliero con vele fatte a brandelli, avvolto da una luce sinistra, che procedeva ad una velocità molto sostenuta nonostante l'assenza di venti. Fu catalogato in seguito come un miraggio da diversi studiosi. C'è una possibile spiegazione scientifica a tutti questi avvistamenti. Potrebbe essere dovuta ad un'illusione ottica, una rifrazione dei raggi solari dovuta alla diversa temperatura dell'aria che in prossimità del pelo d'acqua è più fredda rispetto a quella sovrastante. Un miraggio, quindi. In questo caso un oggetto all'orizzonte può essere visibile perché la rifrazione dovuta all'inversione del gradient termico fa incurvare verso il basso la traiettoria dei raggi luminosi oltre l'orizzonte. Un miraggio. Adesso, io certamente non sono uno scienziato, però quando si parla di miraggio vuol dire che molto probabilmente l'oggetto in questione c'è e che si trova da tutt'altra parte. Casi come questi sono certamente affascinanti da leggere e da ascoltare. Certamente la scienza ci viene incontro dandoci delle spiegazioni. E poiché ad oggi non ci sono prove a conferma di questa leggenda, faremo sì che questa storia così incredibile rimanga solo un mito tramandato di porto in porto. D'altra parte, nessuno sa cosa può nascondersi negli abissi più profondi. Amici, siamo arrivati al termine di questa storia ed era da tantissimo tempo che volevo raccontarvela. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e mi raccomando iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo domenica con un'altra storia. Ciao!